Buonasera a tutti, io sono Aurelio del team L'Exception. Intanto vi ringrazio per il supporto che ci state dando al canale, ai nostri video che stiamo realizzando con Giulio, e quindi rinnoviamo i nostri ringraziamenti e speriamo che questi video vi possano interessare o quantomeno fare compagnia durante una fumata, magari per rilassarvi un attimino. Questa sera ho deciso di fumare un sigaro un po' diverso dal solito, un sigaro che non si trova in commercio in quanto si tratta di un sigaro cosiddetto vintage. Quindi questa sera avrò il piacere di condividere con voi la fumata di questo splendido St. Louis Rey Churchill dal 1999. A fra poco. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. 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 Bentornati. Come ho detto nella breve introduzione, questa sera fumerò appunto un sigaro molto importante perché è un sigaro che ha oltre 20 anni sulle spalle. Ormai si parla di sigari vintage sempre più frequentemente, ma sempre più difficilmente si possono trovare. Di che cosa si tratta? Questo sigaro, questo Churchill appunto, arriva dal mercato straniero in quanto qui in Italia Diadema non ha mai importato i Churchill di St. Louis Rey. In Italia Diadema nel tempo ha portato nelle nostre tabaccherie 3 referenze sostanzialmente: il Petit Corona, il Serie A e il Regios. Questi 3 sigari di tanto in tanto saltano fuori, in verità solo il Regios, perché dopo il 2006-2007 il Serie A e il Petit Corona sono spariti sostanzialmente. Si trattava di 3 vitole che ormai conosciamo già. Il Serie A era un Corona Gorda, le cui misure erano 46x143. Il Petit Corona invece era un Mareva, questi strani giochi che fanno a Cuba per cui ogni tanto un sigaro che si chiama Petit Corona è un Mareva o viceversa, le cui misure sono 42x129. ed infine il Regios, che ogni tanto arriva nelle nostre tabaccherie, che è un Hermoso numero 4, le cui misure sono 48x127. Ma torniamo a questo Churchill con oltre 20 anni sulle spalle. I Churchill in tubo sono stati dismessi, discontinuati, se usiamo questa traduzione diciamo non corretta dal termine inglese, nel 2006, mentre il Churchill non in tubo è stato tolto dal listino della produzione nel 2010. Quindi i Churchill di St. Louis Rey comunque da 12 anni, nel caso dei normali sigari confezionati nella scatola abilitata da 25 e nel cabinet da 50, non ci sono più dal 2010, mentre la scatola da 25 contenente 25 tubi dal 2006, quindi da 16 anni. E che cosa dire di questo sigaro? Intanto la marca St. Louis Rey ha una storia relativamente breve, perché è nata intorno al 1940, anzi proprio nel 1940. La società inglese, che aveva una sede ovviamente a La Habana,
che ha creato questo brand, Zamora Higuera, appunto ha iniziato questa produzione. Questo sigaro non ha mai avuto una grande produzione in termini quantitativi e neanche un numero di referenze così elevate. Pensate che negli anni 70 le referenze di St. Louis Rey erano 9, appunto. Intanto una piccola curiosità, apro una parentesi: potreste esservi imbattuti, se siete dei collezionisti o quantomeno dei curiosi, in sigari con nomi semplici, sempre parlando di produzioni cubane. Il Saint, scritto all'inglese, Louis Rey, e il San Luis Rey, scritto diciamo alla spagnola. Che cos'è, un errore? No, sono due brand diversi di sigari cubani. Ma perché questo? Come dicevo prima, negli anni 40 nasce la prima marca tra queste due di cui vi ho appena accennato, cioè la St. Louis Rey, quindi col nome in inglese, proprio perché la società era inglese. Dopo gli anni 60, ovviamente, il tutto passa a Cuba Tabacco, dopo la rivoluzione ovviamente, e Cuba Tabacco fa un accordo commerciale con Silverstone Cigar Limited, che era una società inglese, appunto, fa un accordo con Cuba Tabacco dicendo: va bene, hai preso il nostro brand St. Louis Rey, però accordiamoci, vorremmo che questi sigari fossero importati solo in Inghilterra, cioè che la Cuba potesse esportare questi sigari solo in Inghilterra, e Cuba Tabacco in cambio chiedeva alla società inglese di non esportarli a sua volta al di fuori della Gran Bretagna. Questo accordo va via via trasformandosi fino a cambiare, fino agli anni 90, in cui sostanzialmente si perde questo vincolo, ed ecco perché questo brand St. Louis Rey inizia a viaggiare, si inizia a trovare anche nelle tabaccherie di altri paesi. Calcolate che adesso questo brand viene utilizzato anche per delle edizioni regionali, quindi per quanto la produzione sia sempre limitata sia in termini quantitativi che di titolario, è un brand utilizzato di tanto in tanto. Ad esempio, potreste esservi imbattuti nell'edizione regionale cubana rilasciata nel 2016, ovvero il Marqués, un Geniales le cui misure sono 54x150. Mi sto dilungando un po' perché approcciarsi comunque alla fumata di un sigaro vintage richiede un po' di tempo, quindi io questa sera mi godrò questo Churchill. Tornando al brand St. Louis Rey, in questo caso San Luis Rey, come si incrocia la storia con il brand principale Saint Louis Rey? Beh, di fatto San Luis Rey viene creato alla fine degli anni 80 da Cuba Tabacco, che aveva intenzione di mettere nel mercato dei sigaritos, cioè dei sigarilli per il mercato tedesco, quindi anche al di fuori dell'Inghilterra. Questo, tra virgolette, escamotage è stato usato cambiando il nome, creando di fatto una nuova marca con un logo che però richiamava la stessa St. Louis Rey, è servito a Cuba Tabacco per appunto esportare fuori da Cuba i sigari di questo brand, o comunque di un nome molto simile, in altri paesi. Ma torniamo al nostro Churchill, le cui misure ovviamente le conoscete, sono quelle del cosiddetto Giulietta numero 2. Vediamo subito di fare un'analisi di questo sigaro. Beh, intanto l'aspetto sembra quello di un giovanotto, un sigaro perfettamente conservato. L'aniglia non presenta nessunissima ossidazione, quindi è stato conservato perfettamente. A questo punto sono curioso anche di sentire che umidità in questo momento. Qualcuno ci ha chiesto in questi giorni che cosa fosse questo strumento per verificare l'umidità dei sigari. Si chiama Cigar Medic, è un dispositivo che con questi due aghi permette di controllare l'umidità interna dei sigari. Ovviamente per un sigaro vintage fare ancora più attenzione a non danneggiarlo. L'umidità di questo sigaro è 69-68%. È stato conservato dentro una cantinetta Lieber, quindi un'umidità leggermente più alta. Mi piace in alcuni casi fumare di sigari più morbidi, ed è stato tenuto negli ultimi giorni a questa umidità, mentre per la sua lunga conservazione nei mesi scorsi
l'umidità che utilizzo per i sigari un po' più vecchi è intorno al 64-65%. Questo per cercare di rallentare il processo di invecchiamento. Tra l'altro, in merito all'umidità abbiamo rilasciato un video di cui vi indico il link qua sopra e che vi invito a guardare. Bene, ma arriviamo adesso a fare una breve analisi visiva, un'analisi cosiddetta analisi a crudo. La capa è una capa molto bella, ben stesa. Scusate, non ho resistito. La capa, dicevo, è una capa colorado claro con riflessi dorati. Presenta ancora un po' di, diciamo, una capa leggermente oleosa. E questo mi lascia pensare che questo sigaro, che comunque di questi sigari veniva consigliato un invecchiamento di almeno 2 anni, quindi pensate, questo ne ha oltre 20. Probabilmente si tratta di un sigaro proprio ben propenso all'invecchiamento. Dicevo, la capa ben stesa e il riempimento mi sembra perfettamente regolare, e riflessi dorati. Passiamo a il profumo di fieno, i profumi erbacei sono ancora presenti e vedremo adesso come si comporterà questo sigaro. Procedo al taglio, stando molto attento visto che è un vecchietto e bisogna fare molta attenzione durante il taglio. Perfetto. Gli aromi a crudo mi ricordano delle note dolci, di miele, di fieno, note erbacee, di un legno molto giovane. Il tiraggio è perfetto e questa era la mia principale paura, perché parliamo di un periodo molto difficile. Io ho un cabinet di Churchill, quindi non in tubo, che ha una percentuale purtroppo altissima di tiraggio, diciamo, pessimo, mentre questo sigaro è agevolissimo, l'aria passa con enorme facilità. Bene, veniamo finalmente all'accensione di questo sigaro. Come detto, il tiraggio è impeccabile, speriamo di fare una degna accensione, degna di questo sigaro, senza fare errori. Religioso silenzio per un sigaro così importante e con tutti questi anni sulle spalle. Massima attenzione,
senza fare errori. Bene, il primo puff, dopo questa delicata accensione, vediamo che cosa aspettarci. Diamine, che sigaro! Signori, signore, credo che questa sarà una fumata notevole e che mi ricorderò a lungo. Già solo dai primi 2 puff ho capito che sono di fronte a un pezzo da 90. Ero abituato a quei pochi Churchill che sono riuscito a fumare della scatola di cui vi parlavo prima, che purtroppo molti avevano problemi di tiraggio. Erano dei sigari molto soavi, molto leggeri. Infatti St. Louis Rare è sempre stata consigliata ai novizi, e all'interno dei sigari, nel vitolario dei sigari di St. Louis Rare, il Churchill era tra i più leggeri, nonostante la marca sia caratterizzata da un territorio dei sapori invece più forte. Beh, tornando a questo sigaro, nei primi puff un'esplosione di aromi eccezionale. Sento la dolcezza in bocca, un miele mescolato a questo profumo di legno, di erba appena tagliata, di fieno. Ragazzi, eccezionale. Si sentono, ci sono tantissime note che non riesco ancora a definire, una gamma aromatica estremamente vasta. Voglio cercare di sintetizzare quello che sto provando più tardi nel video. Per ora, scusatemi, mi spengo le telecamere per godermi una bella fumata e ci vediamo più tardi per le conclusioni finali di questo splendido manufatto. A dopo. Bentornati. Sono alla fine del secondo terzo di questa fumata eccezionale. Poco fa, dopo aver postato un primo scatto di questo sigaro, l'amico Massimiliano mi ha chiesto di esprimere qualche informazione sulla conservazione, sulla tipologia di fumata. Intanto lo ringrazio. Come vedi, in diretta sto realizzando questo video. Intanto voglio partire dalla descrizione della gamma aromatica di questo sigaro che, come vi ho accennato, è eccezionale, esplosiva. Oltre alle note che si ravvisano fin dall'inizio, quindi una leggera nota di pellame, molto leggera, una delicata e molto interessante nota di legno giovane e una dolcezza e la presenza di miele, come di avere miele in bocca. A questi aromi si affacciano via via durante la fumata gli aromi di terra bagnata e di cacao. La gamma aromatica è così ben definita, gradevole ed equilibrata da farvi dire senza nessun dubbio che si tratta di una delle migliori fumate che abbia fatto negli ultimi 6 mesi, nell'ultimo anno anche. È un sigaro eccezionale per costruzioni, profumi, qualcosa di veramente che trascende, ed è uno di questi sigari che ci fa capire quanto un corretto invecchiamento su determinati prodotti possa far giovare a un sigaro e fargli esprimere
il massimo delle sue potenzialità. È veramente emozionante. Se vi state chiedendo che cosa ci ho abbinato a questo sigaro, vi rispondo nulla, acqua naturale. Ho voluto concentrarmi solamente sulla fumata e credo di aver fatto bene, perché è talmente pieno e ricco questo sigaro che non ha bisogno di essere accompagnato da nessun altro prodotto. La forza di questo sigaro inizia con una forza leggera, media, per poi progredire, adesso è da medio a forte, quindi un sigaro che è diventato via via sempre più corposo. Questo è naturale per questioni meccaniche, per gli accumuli che si creano lungo il cannone, ma vi posso assicurare che la progressione è così lenta e progressiva, appunto, che persino questo è una nota di perfezione di questo sigaro. Tornando alla domanda di Massimiliano sulla conservazione, l'ho accennato all'inizio del video, ma se vogliamo conservare un sigaro più a lungo, conviene abbassare la temperatura e abbassare l'umidità. Noi abbiamo realizzato un video, come ho anticipato all'inizio di questa degustazione, parlando un po' più approfonditamente sull'umidità relativa, la temperatura, l'umidità assoluta, addirittura la pressione, come possono entrare in gioco nel mondo dei sigari e quali principi governano la conservazione dei sigari. Quindi mettiamo il link di nuovo qui durante il video, ma anche nei commenti. Quindi vi invitiamo a dare un'occhiata a questo video che in verità approfondisce dei temi che non sono solo strettamente legati a quelli del sigaro, ma che magari per i curiosi possono interessare. Dicevo, temperatura e umidità più bassi. Questo perché si rallentano quei processi naturali che sono dell'invecchiamento, quindi bisogna ponderare queste informazioni e questi parametri proprio sulla durata dell'invecchiamento. È ovvio che un sigaro cubano ha una curva crescente che sale, dove appunto raggiunge il suo massimo, si spera di mantenere questo massimo più a lungo possibile, ma poi inevitabilmente c'è un decadimento. Il gioco qual è? Il gioco è capire quando è il momento giusto per fumare un sigaro. Ecco perché noi spesso, qualcuno potrebbe criticare questa scelta, ma una cosa che va fatta, secondo me, è quando si acquista un cabinet di sigari, di provarne uno anche se il cugno di quel sigaro è molto recente e quindi anche se il sigaro ha pochi mesi. Habanos, ma noi stessi consigliamo di fumare i sigari almeno dopo un anno dal periodo in cui è stato inscatolato il sigaro. Però un primo sigaro, se ne abbiamo più di uno, da fumare subito, conviene farlo per capire quali sono le potenzialità del prodotto. Tornando ai piccoli trucchi e ai consigli che vi posso dare, come detto, appunto, per una lunga conservazione, umidità e temperatura più bassi del solito. Quindi stravolgiamo quella regola un po' semplicistica della somma umidità relativa temperatura 90, quindi che ne so, 70% di umidità relativa e 20 gradi centigradi sono diventati un 15-18 gradi centigradi al massimo e 62-65% di umidità. Questo allunga e permette una conservazione più lunga. Però prima di fumare il sigaro bisogna riportarlo a uno stato di fruibilità. Quindi io negli ultimi 5 giorni ho preso il sigaro da questa cantinetta che aveva questi parametri e l'ho rimesso in una cantinetta riportandolo a 18-19 gradi con un 70% di umidità. E questo in effetti sta pagando perfettamente in questa fumata, perché il sigaro è fresco, è morbido, è piacevole, persino le sensazioni tattili sono gradevolissime. Questo sigaro è una delle massime espressioni dell'arte tabacalera cubana. Difficilmente si può equiparare ed eguagliare un sigaro di questo tipo con altri prodotti.
Ora, non voglio sembrare esagerato, ma vi posso assicurare che si tratta di un'esperienza gradevolissima e grandiosa. Quindi fumerò quest'ultimo terzo con la tristezza nel cuore, ma anche una grande felicità per aver trovato un sigaro del genere. La quantità di fumo è molto generosa, c'è tanto fumo. Tra l'altro, un altro consiglio, questo in generale su tutti i sigari, ma in special modo sui sigari vintage, è quello di pesare, di ponderare molto bene la frequenza e l'intensità dei puff, sempre per non far arrivare un fumo troppo caldo e non far rovinare il braciere, non far arrivare note amare. Posso dire senza ombra di dubbio, ne sono sicuro al 100%, che questo sigaro avrebbe potuto invecchiare altri anni, anche 4-5 anni ancora. Probabilmente per altri 2-3 anni avrebbe espresso ancora un livello altissimo e non so, non lo saprò mai se poi ci sarebbe stata una curva discendente fra qualche anno, perché è l'ultimo esemplare, ahimè, di questo tipo. Ho ancora dei San Luis Rey Churchill, non in tubo, ma che ahimè, come ho detto già più volte, hanno una percentuale molto alta di problemi di tiraggio. Questo invece è un sigaro perfetto, perfetto. Bene, interrompo il video prima di fumare il sigaro perché voglio dedicargli la massima attenzione, arrivare alla fine, sperare che ci sia un'ulteriore leggera evoluzione, un leggero cambio all'inizio, proprio per rimanere sempre stupito della grandezza di questo prodotto. Spero che questo video vi sia piaciuto, è un video molto lungo, spero che non sia stato noioso e tedioso. Se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere mi piace, a sottoscrivere il nostro canale, a premere la campanella che vi notifica l'uscita di nuovi video, commentate, condividete, invitate i vostri amici a sottoscrivere il canale e troverete nei commenti anche i link al video di cui vi ho parlato, quello sull'umidità relativa e la conservazione dei sigari. E non mi rimane altro che salutarvi e augurarvi di fumare sigari come questo. Lo auguro a voi con tutto il cuore. Buona serata.